Sì, io sono nato in una famiglia cattolica dove mia mamma è cattolica praticante. Mio padre invece era, ecco, cattolico solo di nome, ma non per niente praticante, anzi molto, molto lontano soprattutto dalla Chiesa cattolica. Forse un cristiano, ma sicuramente non un cattolico. E, e sicuramente queste due persone hanno condizionato, ecco, il mio essere cattolico e poi prete. Io sono un prete cattolico che spesso non è molto d'accordo e spesso è in dissenso con la gerarchia cattolica. Ma penso che il dissenso serva, ecco, a migliorare ecco, la mia fede, a fare in modo che la mia fede venga vissuta sempre meglio, e penso che il dissenso serva anche a migliorare la Chiesa a cui appartengo. What were some of the things that how was he living his faith that was causing him conflict with the seminary? E vuole sapere come vivevi la tua fede che creava conflitto con il seminario. Qual è stato il modo di... Ma il seminario, ecco, il cristianesimo è una fede che parte dalla libertà. Ecco, San Paolo dice che noi viviamo nella libertà dei figli di Dio. Il seminario è il contrario di questo, cioè il seminario è un luogo dove per tanti versi la libertà personale viene repressa. Viviamo nella libertà dei figli di Dio. Ok. Ecco, se Dio è libero e noi siamo i figli di Dio, anche noi siamo liberi come Dio che è il nostro Padre. Ecco, nel seminario le regole, la disciplina diventa più importante della tua vita. E questo mi sembra non sia, ecco, non sia molto cristiano. E niente, da questo poi è nato un conflitto appunto sulle regole, sulla disciplina, sul modo di vivere nel seminario. Insomma, io chiedevo un seminario aperto, un seminario dove ci si potesse anche confrontare con i problemi del mondo, insomma. Io ho fatto seminario a Napoli, e Napoli è una città piena di contraddizioni, piena di povertà, di emarginazione, e invece il seminario era come un'isola felice all'interno di una città che è disperata. Ecco, io chiedevo di creare come dire, delle interferenze tra il seminario e la città, così che noi potessimo imparare dai problemi della città ad essere preti, perché anche quella è una scuola, e la città potesse, come dire, ricevere da noi, dai giovani che volevano diventare preti, un po' di speranza. Why? What did they say or what happened? Perché? Cosa facevano e cosa è successo che per loro è un problema? Semplicemente perché non era ammesso né la contestazione, ma nemmeno il dibattito, insomma la discussione su questi argomenti. Cioè il seminario è questo e basta. Non c'era possibilità di discutere, ecco, di chiedere nemmeno dei cambiamenti. E niente, di fronte a questo io ho cominciato invece a contestare insieme a un gruppo di amici, pochi veramente. E poi abbiamo iniziato anche nelle ore libere della giornata ad andare ad esempio a fare catechismo nei quartieri
nei quartieri poveri della città, nelle zone più disagiate della città. Ecco, questo è stato considerato un gesto di insubordinazione, di disobbedienza, appunto. E quindi mi hanno allontanato. God provided the perfect place for you to start your disobedience. Yeah, Dio ti ha dato il posto perfetto per iniziare la disobbedienza. Sì. Ma significa confrontarmi continuamente con una persona che è Gesù Cristo e con il suo messaggio che è il Vangelo. E soprattutto, per quanto mi riguarda, con un brano del Vangelo, che è al capitolo 25 del Vangelo di Matteo. E che dice, ecco, dove Gesù si paragona a un re che alla fine della storia giudicherà le persone e dividerà i buoni dai cattivi. Ecco, il metro di misura, il giudizio per dire a un tale che è stato buono, è stato giusto, e all'altro che è stato cattivo, non sarà hai creduto in Dio, nemmeno sei stato cristiano o no, oppure hai partecipato, che ne so, alla messa. Ma il metro di misura sarà hai amato gli altri, oppure non hai amato gli altri. Ok. Quel brano famoso che dice ero affamato e hai dato a me da mangiare, ero assetato, hai dato a me da bere, e viceversa ero affamato e non mi hai dato da mangiare. Ecco, per me è il cuore del cristianesimo, dove c'è un Dio che addirittura rinuncia alla sua divinità, al suo essere onnipotente, e si incarna nell'altro e soprattutto nel povero. E quindi un Dio che, anziché onnipotente, si presenta come onnidebole. Non so se riesci... È un onnipresente che si presenta come... Onnipotente. Sì, cioè, che si presenta come onnidebole, ecco, cioè Gesù Cristo. È un Dio paradossale, un Dio... Ok, adesso... mi sembra che sia, come dire, che sia il cuore del cristianesimo, ma sia anche una possibilità di costruire un mondo diverso da questo. È Dio che sembra dire, nel momento in cui tu incontri l'altro, e anche quindi l'altro che è il diverso da te, senza pensare a quello in cui crede, al colore della pelle, alla religione, alla cultura che l'altro ha, ma basta che tu hai il coraggio di incontrare l'altro, in quel momento incontri me e Dio. Secondo me è una cosa molto bella. Ad esempio, quando una famiglia di profughi serbi durante la guerra nella ex Jugoslavia ha bussato alla porta della mia casa parrocchiale, Ok. per chiedere qualcosa, insomma, per chiedere un po' di soldi. Ecco, io penso che lì Dio sia intervenuto, perché io ho detto a questa famiglia che potevano cominciare ad abitare lì insieme con me. La mamma era incinta, insomma, avevano bisogno non solo di soldi, ma avevano bisogno veramente di essere accolti. Ecco, penso che lì Dio sia intervenuto, come dire, per aprirmi la mente ad accogliere queste persone, la mente e il cuore, insomma. Ma anche sia intervenuto perché, ecco, io ho visto Dio che visitava
la mia casa, cioè Dio che bussava alla mia casa. Yeah, how do you reconcile, or what does it mean to be I don't know what the right word is, a dissident, or, you know, Disobbedience. yeah, what is disobedience within obedience? Like, to be a Catholic Okay. priest, how is one, what is it to reconcile the disobedience within having given obedience? Ma io penso che è l'anima del cristianesimo questo atteggiamento. C'è un episodio degli Atti degli Apostoli, che è il libro della Bibbia che racconta, come dire, la prima comunità, sì. Ecco, dove Pietro viene arrestato, rilasciato, e come dire, gli chiedono di non parlare più nel nome di Gesù Cristo, e lui dice: mi arresterete di nuovo, sicuramente, perché io non posso obbedire a quello che mi state dicendo, perché bisogna obbedire innanzitutto a Dio piuttosto che agli uomini. Ecco, a volte per obbedire come dire, alla propria coerenza, a Dio, alla propria coerenza, per obbedire bisogna disobbedire. Bisogna disobbedire ai regolamenti, appunto alle leggi sciocche anche. Sant'Agostino dice che quando una legge è ingiusta, disobbedire è un dovere.